Da quando ho iniziato a citare il brand Officina delle Essenze ho notato che il vostro interesse è salito particolarmente, quindi è arrivato il momento di fare un video che vi racconta tutti i profumi di questa azienda, con la quale sono molto felice di collaborare. Troverete come sempre alla fine del video il mio preferito e intanto vi darò anche qualche informazione sul brand. Intanto parliamo di un brand che esiste da 22 anni e che ho apprezzato molto per il suo approccio essenziale, elegante, per la sua forte connessione con l'Italia e per le ispirazioni che il suo creatore Maurizio Lembo vuole mettere in scena attraverso le fragranze. Vi do subito una nota positiva, ovvero l'esistenza di un Discovery Kit che contiene tutte e 12 le fragranze presenti in collezione Eau de Parfum al costo di 35 euro, quindi super abbordabile e direi che è uno strumento utilissimo se volete approcciare a questo brand e non avete idea magari bene ancora del vostro gusto. Partiamo ora proprio dall'ultimo profumo creato, quindi dalla novità, ovvero Oud Gourmand. Intanto potete vedere la confezione di cui vado a fare immediatamente un unboxing. Eccola qui. Quando la aprite trovate dentro non solo la fragranza da 100 ml, quindi la bottiglia vera e propria del profumo, ma anche lo spray diciamo da portarvi dietro, quindi un 10 ml in più, entrambi al prezzo totale di 98 euro, quindi un prodotto super value for money. Infatti ve l'avevo inserito in uno dei miei ultimi video in cui vi parlavo di profumi che potrebbero tranquillamente costare di più. 98 euro per 110 ml è un bellissimo prezzo e considerate che questo lo trovate per tutte le Eau de Parfum, quindi non solo l'Oud ma tutte e 12 le fragranze presenti in collezione hanno questo vantaggio. Oud Gourmand è il profumo degli opposti. La nota dell'oud così preponderante si unisce infatti a delle note inaspettate di cocco e vaniglia. Non è una composizione consueta per essere un oud, ma riconoscerete sicuramente la tipica nota oud che piace ormai dal 2010 davvero a tantissime persone. Una bella nuova interpretazione. Passiamo poi a Caldo Fruttato, che colpisce e intriga come un'oasi misteriosa in un continente lontano. Vi colpirà questo brand per lo storytelling, perché è veramente molto accurato. Maurizio Lembo ha veramente espresso tantissimo quello che ha dentro attraverso le proprie fragranze e sono dei viaggi stupendi. Un profumo polveroso, rassicurante di vaniglia, ambra e cannella che si lega con le note più acute di ribes nero e di lampone, quindi con delle note fruttate più squillanti. Rendono il profumo seducente ed esotico allo stesso tempo, un connubio super intrigante. Caldo Encens è ovviamente un incenso, non comune però, viene infatti descritto come un vento caldo che attraversa il deserto. Dare un'interpretazione diversa all'incenso non è semplice. Caldo Encens lo fa unendo delle note di frankincenso a note di balsamo di pino. Molto interessante questo contorno, quindi un po' verde che già conosciamo per l'idea dell'incenso, ma che in queste tonalità racchiude uno spirito molto orientale, mette proprio in luce lo spirito più orientale dell'incenso. Caldo Gourmand è invece un inno alla sensualità femminile. È una composizione morbida e avvolgente, ispirata alla femminilità da mordere, da viziare, da accendere. Una passione di vaniglia e caramello che domina sulla nota di cocco come contorno che va a stuzzicare il piacere della dolcezza. È un gourmand che vi andrà veramente a rapire perché ha un connubio proprio di note molto equilibrate e molto interessanti.
Caldo legnoso. È un'esperienza di sandalo. Esperienza, avete capito bene, non solo un profumo, è proprio un'esperienza vera e propria, vigorosa e dalla forte spiritualità. Spiritualità è una parola che ho ritrovato tanto, proprio una parola chiave in questa fragranza e coinvolge in un viaggio esotico dei sensi alla radice di una pianta misteriosa, quindi un viaggio che vi trasporterà proprio in una sorta di ignoto. E devo dire un'ottima descrizione per questo profumo che al sandalo mette insieme anche note di vetiver e patchouli, quindi una triade legnosa da una freschezza, corposità e aroma molto interessante. Un profumo che crea tante sfumature, che quindi vorrete cercare e ricercare più volte. Caldo orientale è una favola passionale da mille e una notte. È il mio preferito della serie Caldo, avete visto, sì, un nome che ritorna nelle varie fragranze, anche se non sono tutte, vi dico già, super calde, quindi alcune tipo caldo legnoso e anche una fragranza un po' fresca. La mirra apre il viaggio attraverso l'eleganza della gardenia e la pulita amarezza del neroli. È un profumo balsamico che rappresenta, diciamo, l'eleganza di cui vestirsi per una notte incantata. Trovo magica questa rappresentazione e il profumo davvero accattivante. Non è stato facile creare questa graduatoria, ero veramente molto dubbioso quale andasse prima, quale andasse dopo, ma ora passiamo alle ultime 6 fragranze che sono disponibili non solo nella confezione che vi ho mostrato prima, quindi Eau de Parfum con anche mini spray, 110 ml in tutto, ma anche nella versione Eau de Cologne, quindi 100 ml al costo di 49 euro, altro prezzo super interessante se non volete prendere Discovery Kit, avete le idee un pochino più chiare, ma magari non volete andare subito sul costo della Eau de Parfum. Hanno proprio pensato a tutto, lo dobbiamo dire. Eccolo qua, in tutta la sua trasparenza e cristallinità. Musk Pure. Amanti del musk, alzate le antenne perché Musk Pure è un viaggio a piedi nudi attraverso la foresta di alberi secolari. Wow! Non avevo mai associato il musk a qualcosa di verde e questo profumo lo fa in un modo eccelso perché unisce i musk, o meglio, le note muschiate più conosciute, di cui si parla di più, ovvero il muschio bianco da una parte e il muschio di quercia dall'altra. Ottima idea, devo dire. Non ve l'aspettate però troppo verde perché è un musk che brilla di freschezza e racchiude in sé, come idea, il fascino della natura. Quindi sono lievi pennellate, rimane nella sua caratteristica tipica, cioè odore di pulizia, un odore cristallino, ma con questa nota più intrigante del mondo appunto della natura. Una nota a me molto cara, puro neroli. Mette in scena un incontro tra Africa e Italia, perché parla sì di Mediterraneo ancora, ma con l'energia del fiore d'arancio cresciuto tra mare e collina. Il neroli tunisino si unisce al bergamotto di Calabria in una composizione agrodolce che profuma veramente d'estate ed entrerà sicuramente a pieno titolo nel mio video che dedicherò al neroli. Puro talco di nome e di fatto, morbidezza, sofficità, comfort, parole che descrivono perfettamente la sensazione di questa composizione di iris e ylang ylang, con una nota di base di vaniglia che va a fissare e a raddolcire tutta la composizione, una nuvola di benessere che mi ha accompagnato in questi giorni, in cui tra l'altro ve ne ho parlato. Trovate sempre il video nei suggeriti. Puro lino.
ovvero un giardino dove i panni si gonfiano di fresco profumo di primavera. Che descrizione bellissima! A me viene in mente il cielo azzurro, l'erba verde, le nuvole bianche, l'acqua fresca di un lago di montagna, il candore della biancheria stesa al sole, puro lino. Nella sua semplicità è accattivantissima. È una composizione luminosa che risveglia i sensi e che vi accompagnerà in tutta la giornata. Ci tengo a sottolinearlo perché nella sua delicatezza comunque si ritrova persistenza e anche tanta eleganza, come quella di un vestito leggero e delicato. Qui è stato difficile, ma alla fine la scelta è caduta su Osmarine. Chi di voi segue il mio canale sa benissimo che io non amo le note marine e quindi arrivare a mettere la mia quasi preferitissima Osmarine, cioè una fragranza che contiene anche note marine, ve la dice lunga. Ma l'ispirazione è eccezionale, è un tuffo dove l'acqua è più blu, come recitava una canzone, nel mar Mediterraneo. Le onde spumeggianti di sale vi dovete immaginare, sapete, come il mare della Sardegna, quindi quel blu veramente intenso, quelle onde anche quando è tranquillo comunque molto corpose. E questa idea salata si fonde con un sapore dolce, un po' mielato di osmanto, sapete quel fiore che ha alla base quella dolcezza oltre alla nota floreale, e una nota fruttata di lampone che dà un guizzo a questa composizione che ha però un equilibrio veramente rilassante. Ma come non innamorarsi d'estate, degli effluvi del vento? Officina delle Essenze parla in questo caso nella descrizione del libeccio di agosto sotto un cielo stellato. Che poesia! La mia fragranza preferita di tutta la collezione, siamo alla fine di questo percorso, è Puro Fico. È un tripudio di estate, è la passeggiata verso le spiagge, cioè voi immaginate proprio, sapete, d'estate, si va in spiaggia e si passa sotto a degli alberi di fico che emanano questi odori stupendi, freschi, verdi, un frutto che io reputo molto elegante e connotante. Il suo sapore si unisce alla lieve nota marina, anche qui ce l'abbiamo ma veramente poco percettibile, e a un'idea di latte di mandorla, quindi una lieve dolcezza, fissato dalla corposità del sandalo. Se avete raggiunto il livello del fico nella vostra passione per la profumeria, avrete veramente tanta soddisfazione da puro fico. E infatti per questo il mini spray secondo me sarà fantastico, perché io qua non ce l'ho perché l'ho preso e l'ho messo in macchina proprio già pronto per quando sono in giro. Finito il percorso. Che bello, spero davvero di essere riuscito a trasmettere tutte queste immagini bellissime che evocano questi profumi. È stato difficile, come vi ho detto, dare un ordine a queste fragranze, ma alla fine credo che abbia prevalso il clima estivo e lo stupendo storytelling che ho trovato. Come vi dicevo però, il Discovery Kit vi permetterà di arrivare a scegliere immediatamente quale fragranza preferite in questo momento, diciamo, vostro di gusto del profumo. Una palette olfattiva veramente ampia e delle performance molto interessanti per delle fragranze che hanno concentrazione in eau de parfum che va dal 20 al 30%. Spero che questo percorso tra Oriente, Mediterraneo, il mare, la dolcezza un po' gourmand, gli aspetti belli della vita vi abbia già messo un pochino in vacanza, quindi vi abbia già fatto mettere un po' il piedino magari sulla spiaggia oppure in uno scarponcino da montagna a seconda di dove andrete. E io sono contento veramente di aver scoperto il fantastico mondo di Officina delle Essenze e tutte queste bellissime olfattività. Noi ci vediamo nel prossimo video.